Ciao a tutti, lo sapevate che la profondità media degli oceani è 3800 metri? Pensate, 100 metri in meno rispetto ai 3900 del Rolex Deep Sea Sea Dweller. Oggi vedremo un orologio dal carattere tecnico, un orologio si può dire solo per gentiluomini, ma anche se ci sono moltissime attrici che possiedono il Deep Sea. Il Deep Sea è una referenza giovane, nasce nel 2008 e porta con sé innumerevoli caratteristiche e innovazioni. Oggi ne vedremo qualcuna insieme. È un orologio che è caratterizzato sostanzialmente da due referenze soltanto, perché abbiamo la 116-660 che è la prima referenza e poi abbiamo la seconda, scusate, che è la referenza che vedremo oggi, referenza attuale di Rolex, la 126-660, dove c'è stata un leggero miglioramento delle proporzioni del bracciale, un po' più robusto rispetto al suo predecessore, e adotta gli analoghi accorgimenti tecnici come il ring lock interno per permettere, come vi dicevo in apertura, una resistenza di quasi 400 bar, e considerate che 400 bar, insomma, parliamo già di 4000 metri, quando la profondità degli oceani, vi ho detto, mediamente è 3800. È dotato di una valvola di non ritorno, una valvola di espulsione dell'elio. Sapete benissimo, ve l'ho raccontato, l'elio è una delle sostanze più volatili, 3 volte più volatili dell'aria, e lo vedremo molto da vicino, un quadrante che è bellissimo da vedere per i riflessi che porta con sé, come il significato anche delle azioni, delle avventure intraprese da Rolex anche con James Cameron nel 2012, grazie al quale James Cameron fece non solo un record andando nella fossa delle Marianne, toccando il punto più profondo, un record che poi fu battuto successivamente da Omega, ma in quell'occasione, sapete, il primo Deep Sea, tra virgolette, il Deep Sea Special, appartiene un po' al battiscafo Trieste, la prima esperienza storica. Nel 2012 invece il Deep Sea, oltre ad essere al polso di James Cameron, fu equipaggiato direttamente sul battiscafo che è il Deep Sea Challenge, che utilizzò proprio James Cameron con la sua tonalità verde. Il Deep Sea Challenge Rolex è un orologio di sviluppo, parliamo di dimensioni abbastanza mastodontiche, siamo 2 volte forse il Deep Sea che vedremo oggi. Però questo know-how che troviamo un po' come nelle auto da Formula 1, poi declinate anche nel mercato moderno, viene implementato su questo orologio, e vedremo oggi alcuni aspetti che richiamano le tecnologie del Deep Sea Challenge che fu adottato in quell'occasione. Bene, adesso andremo a vederlo al banco, altre cose particolari. Insomma, è un orologio questo del 2020, quindi vedremo delle tecnologie attuali. E cosa dire altro? Iscrivetevi a Watch Fun attivando la campanella delle notifiche, così non vi perderete altri video. Adesso andiamo a vederlo. Signore e signori, ecco a voi il mostro dei mari, Rolex Sea Dweller Deep Sea. La referenza in questo caso è 126-660. L'ultima referenza uscita ed attuale nel 2021 di Rolex Deep Sea, che stiamo vedendo in questo momento. Orologio, non ve lo dico neanche che è un orologio bello, perché è bello veramente. Vedremo anche il risalto con questo quadrante bicolore, la apparente sproporzione delle geometrie. Guardate, lo spessore della cassa è veramente impressionante rispetto al bracciale, tant'è vero che, a differenza del suo predecessore, il 116-660, è stata ampliato anche l'interasse, quindi la larghezza del bracciale stesso. Questo perché molte volte i bracciali sono la causa radice di alcuni fattori, tipo, non so, il cedimento della sua spring bar, della sua ansetta, se non proporzionato rispetto all'orologio, quindi alla massa. Qui stiamo parlando di un orologio veramente mastodontico, quasi
lui impressionante, lo vedremo anche fra poco al polso. Questa è la sua ghiera, è una ghiera che ruota su delle sfere, a differenza anche dei suoi cugini, un po' più cugini minori, il Submariner. Andiamo a vedere anche, per esempio, questo è un piccolo gioco che si può presentare, lo andiamo a vedere, perché mi è capitato delle volte che qualcuno di voi mi facesse qualche domanda rispetto dei giochi. E guardate, questo gioco assiale, se lo guardiamo in questo punto, è assolutamente normale, non vi preoccupate, perché fa parte, è una peculiarità di questo sistema di rotazione della ghiera che stiamo ascoltando in questo momento. Ed eccolo qui, l'abbiamo visto in azione, abbiamo anche una grossa, veramente grossa corona che è questa volta consente di vedere il logo Rolex rispetto alla sua linea, quindi perfettamente allineato. E quello che andremo a vedere in più è il dettaglio di questo magnifico deployante che stiamo vedendo in questo momento in azione, famoso Oyster Lock, ma qui addirittura abbiamo il sistema, come dire, un po' più articolato del glide lock, che consente la variazione rapida della lunghezza del bracciale. E come funziona? Andiamo a vederlo in questo caso. Qui abbiamo una sorta di swivel. In aeronautica lo swivel è un sistema a forbice che consente il passaggio eccolo qua, che consente il passaggio delle tubazioni fluidiche, delle alimentazioni fluidiche al velivolo rispetto ad una semiala. Dei sistemi del genere, come possiamo vedere in questo caso, possiamo paragonarlo ad uno scissor che equipaggia il velivolo Tornado. In fase di incremento di velocità, a certe velocità, con il Tornado si può avere la retrazione e l'estensione della semiala, quindi andando fino a 68 gradi. In questo caso stiamo paragonando tale funzione al nostro sistema di allungamento del bracciale, e quindi andiamo a vedere adesso la parte di chiusura. Ed è un'altra cosa molto interessante la chiusura, perché noi chiudiamo con il nostro fermaglio, però guardate anche, per esempio, in aeronautica sempre gli sportelli non si chiudono mai controvento. Se noi immaginiamo che sia questa la direzione, ecco, mi metto in questo caso da questa parte, immaginiamo che sia questa la direzione del vento. Se il vento andasse ad incidere, ecco, in controvento, potrebbe aprire uno sportello e quindi creare lo strappo direttamente dello sportello. In questo caso, quando viene chiuso lo sportello, ma è molto semplice da immaginare, guardate anche questo gradino, va direttamente sotto il fermaglio. Bellissimo. E questa è la nostra cassetta molto molto articolata del Sea Dweller. E andiamo a notare qua dietro, eccolo qua, scusate un attimo, guardate, ecco, una struttura molto articolata di questo bracciale, veramente pazzesco. Per di più l'estensione è ancora, ecco, fuoriusciamo un attimino dall'immagine, l'estensione è ancora garantita per mezzo proprio di questo sistema che abbiamo di prolunga supplementare. In questo caso noi abbiamo un orologio che è perfettamente customizzabile ad una muta. Orologio che vi ricordo essere impermeabile a 3900 metri, però attenzione, perché questi orologi sono testati in laboratori con delle tenute ancora maggiori. Qui si parla anche di un 25% in più, quindi superiamo i 4000 metri di profondità per la tenuta di questo orologio. Andiamo a raccogliere la nostra libretta, ma facciamo sempre attenzione, perché in questo punto, guardate, ecco una particolarità, andremo a incidere questo punto e quindi ecco il lavoro da eseguire. Oltretutto guardate anche in questo perno che è quasi crimpato, ve lo mostro bene perché abbiamo le maglie che sono collegate con delle viti in questo punto, ovviamente in questa parte no, ma qui abbiamo un perno crimpato che consente di tenere la nostra prolunga in sede. E poi facciamo l'ultima operazione, ecco, bellissimo.
È senza dubbio un aspetto molto tecnico di questo orologio. Un'altra cosa bellissima, guardate, io in apertura ho detto che ci sono molte similitudini con il settore aeronautico e guardate per esempio il fondello. Questo è un fondello in titanio, trattato anche superficialmente. Io non sono un amante dei fondelli a vista, da tecnico, se si può dire. Per me il fondello a vista sì, è molto bello da vedere, però secondo me non molto funzionale, mia opinione. Ma guardiamo questo fondello, perfettamente liscio, infatti non troviamo neanche il segno di scratch procurati, guardate bene, scratch procurati dal deployante, e si sa. Per esempio in questo punto c'è un piccolo scratch, sull'acciaio c'è uno scratch. Questo è un fondello bicomponente realizzato da una campana in titanio, e il titanio è utilizzato anche in aeronautica per la sua formatura superplastica che consente di creare le chiglie di divisione dei vani motori dei caccia, ma anche per esempio di aerei a scopo civile o comunque anche nel settore aerospaziale. E il titanio in questo caso è utilizzato per resistere a queste formidabili pressioni di possiamo parlare tranquillamente di 400 bar. Quindi guardate, poi c'è un'altra cosa. Questo è l'anello, è un anello d'acciaio che è interposto all'interno del nostro movimento, quindi noi troveremo il 32-35 all'interno, perché questo è la 126-600 equipaggia questo calibro, un calibro che vedremo magari in particolare, vedremo in azione dopo, e che quindi tiene in sede tutta la struttura per evitare che le forti pressioni a livello marino, nelle profondità marine, vadano a far implodere l'orologio. Questo è un vetro formidabile che andiamo a provare. Ecco, andiamo a provare l'orologio per vedere i tipi di riflessi. Guardate, poco da dire, guardate sulla prova del dito. Delle volte abbiamo messo il dito per verificare con evidenza oggettiva qual è lo spessore dell'orologio, e qui l'orologio si fa notare sicuramente. Poi l'acciaio di Rolex è un acciaio che è riconoscibilissimo per la sua lucentezza, anche se oggi poi ci sono magari degli orologi che fake, tra virgolette, che vanno a perseguire una fedeltà, ma non si parlerà mai di orologi che hanno questo tipo di caratteristiche. Verifichiamo le dimensioni. Adesso andiamo ad accostare il nostro calibro alla lunetta, orologio dato per 44, ma in realtà siamo a 43 mm. Lag to lag ci fermiamo esattamente a 28.3 per, eccolo qua, abbiamo 51,65, spessore, dato molto importante per il Sea Dweller, 17.7, e siamo addirittura a 18 mm, quasi. Andiamo a vedere lo spessore, il diametro della corona, che è 7.8, quando normalmente invece siamo sul 6.95. Altre cose particolari, ve lo dicevo in apertura, abbiamo invece un bracciale che questa volta, su questa referenza, andiamo piano piano ad accostarlo, comunque siamo sui, eccolo qua, 22. Queste sono le misure. Per quanto riguarda il peso invece, andiamo a vedere, orologio veramente, come vi ho detto in apertura, anche importante. Spostiamolo leggermente. 214 grammi quando montiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie. 8 maglie, e ricordate che una maglia di queste pesa 3 grammi e mezzo. Ma andiamo a vedere un'altra cosa particolare, che è la nostra, eccola qui, la nostra valvola dell'elio. Questa non è altro che una valvola di non ritorno, perché la direzione della fuoriuscita dell'azoto, comunque delle miscele che si vengono a creare, che hanno una base anche di elio, viene espulsa proprio da questa valvola. La valvola si ritrae verso l'interno e viene espulsa la miscela di elio. Vi ricordo che l'elio è 3 volte più leggero dell'aria, ed è la sostanza con la quale vengono testati gli impianti del vuoto, proprio perché non c'è quasi nessuna difficoltà per l'elio a passare dalle strutture, anche se sono strutture in acciaio.
Quindi questo è il Sea Dweller. Adesso andiamo a vedere qualche dettaglio. Un tuffo dove l'acqua è più blu. Cosa volete di più? Aggiungerei, guardate un po' che livello di dettaglio. Un orologio che lascia senza parole questo. Andiamo a vedere subito la parte centrale, pulitissima. Ho accostato le sfere ore, Mercedes minuti, per cogliere in pochi istanti il livello di finitura di questo orologio. Andiamo a vedere la nostra lollipop dei secondi e nel frattempo ci spostiamo anche sulla parte sottostante. Deep Sea, perché vi ricordo questo colore verde è stato utilizzato per il battiscafo utilizzato da James Cameron nel 2012, dove è proprio nato questa configurazione cromatica. Qui stiamo vedendo invece i 3900 metri, dove abbiamo il cambio dove passiamo, ecco, per esempio, partiamo da questo indice, siamo a ore 1, andiamo giù nelle profondità, giù, guardate come cambia il colore, giù, ed eccoci qui, e ci siamo trovati ad ore 6. Ad ore 6 ritroviamo Swiss Made e la solita coroncina, quella bianca, che va in risalto poi con quella, vediamo se riesco a farvela notare, eccola qua, la vedete appena, si vede appena, l'abbiamo già vista molte volte, ma riesce a emergere anche in questo caso. E questo invece è il nostro anello, è l'anello di ritegno che va a tenere la struttura del nostro Deep Sea salda e stabile all'interno. Siamo sul disco date invece, numero 3, che stiamo vedendo con delle grazie. Non abbiamo particolari grazie su questo quadrante. Escape Gas Escape Valve, scusatemi, e qui siamo ad ore 12. Usciamo un attimino e andiamo a vedere quello che è la nostra ghiera, la nostra lunetta. In questo caso come piace a me, io sono un appassionato di Sea Dweller, non so se si è capito, ma quello che apprezzo di più di questo orologio è la scala graduata dei 15 minuti, che viene estesa anche a 360 gradi, trovandola anche su tutto l'anello della lunetta. E guardate il bellissimo numero 40, poi il 4 è un numero molto particolare anche per Rolex, lo sapete benissimo, anche per il Fat 4, e andiamo a vedere il livello di finiture con queste polveri di platino. Bene, ritorniamo al centro, andiamo a seguire gli ultimi step del nostro Sea Dweller, le nostre diciture di certificazione cronometrica, e possiamo fuoriuscire. E per completare le nostre immagini siamo sul profilo della corona, andiamo a vedere il nostro canotto, è un bel canotto questo che va ad inserirsi all'interno sulla nostra cassa, dove andiamo a vedere il nostro fondello che è realizzato in bicomponente. Questo è l'anello in acciaio. Bellissime anche queste zigrinature che richiamano un po' anche quelli di alcuni velivoli stealth. Per esempio gli ugelli di scarico dell'F-35 hanno questo tipo di realizzazione, di geometria. Andiamo a entrare, ecco, nel fondello. È molto importante considerare anche durante la chiusura di un Sea Dweller, scusatemi, questo gap che sto evidenziando in questo momento. Qui abbiamo il flashness della superficie in titanio su quella in acciaio. È molto importante che ovviamente sia così per non creare delle situazioni poi di ristagno non solo di liquidi all'interno, che sicuramente durante la chiusura non ci saranno, ma sicuramente magari di corpi estranei, dato che si tratta di un doppio elemento, scusatemi. Questa è la superficie del titanio, guardate, ecco che bella, è trattata anche superficialmente e difatti nessun tipo, adesso io sto andando con uno stecco, ma difficilmente si vanno a procurare degli scratch anche con l'utilizzo, come vi ho detto, del deployante. Questa è un'ottima cosa. Ed eccolo qua. Ed ecco la valvola di non ritorno del Rolex Deep Sea, la stiamo vedendo in questo momento e appare enorme. Guardate, ecco lo spettacolo della tecnica
come è realizzata. In questo caso la valvola è sempre in acciaio, diversamente dal Sea Dweller che abbiamo visto in passato, in cui era realizzata la parte interna in titanio, quella del piattello. Questo, vedete anche, guardate, ecco, la superficie lascia senza parole. Queste sono immagini veramente uniche, perché stiamo andando a vedere quanti micro meteoriti vanno ad impattare su questi abbondanti 12 mm circa di materiale, e guardate come vanno ad impattare sulla cassa, lasciando superficialmente un'impronta che possiamo andare a vedere. Sto parlando della parte fissa e non del piattello. È incredibile. L'orologio è costantemente comunque bombardato, guardate anche qui. Ci sono dei piccoli scratch anche sul bordo della struttura, guardate come si presentano. Inutile da dire, sono la realtà che delle volte si presentano puntualmente. Questa quindi è la valvola di non ritorno del nostro Sea Dweller. La prova di luminosità sul Sea Dweller Deep Sea è molto significativa, ma non perché lo abbiamo testato molte volte con il Submariner, con altri orologi, il Sea Dweller stesso, il 116-600, ma è il Sea Dweller Deep Sea, il primo orologio, la prima referenza, nella fattispecie la 116-660, dove viene impiegata questa sostanza. Era il 2008 e lo ritroviamo oggi nel 2021 sul suo successore, scusatemi, questo che stiamo vedendo adesso, 126-660. Adesso andiamo a spegnere la luce e vediamo un po' come appare. Eccolo qui. Intensità buona, molto, molto apprezzabile, ma qui abbiamo un intruso. Lo stiamo vedendo e si sta facendo vedere anche in maniera abbastanza importante. Chissà chi sarà. Comunque abbiamo un riferimento con una diversa banda di frequenza. Se n'è andato, si riaccendono le luci e ci ritroviamo con questo bellissimo orologio. Adesso andiamo a vedere una prova motore con il suo 32-35 all'interno. Ed eccoci, condizione iniziale, abbiamo 278 gradi di amplitudine, molto elevata ma non troppo. Vi ricordo che i calibri della famiglia 31-35 girano anche su 300, superando i 320 gradi alcune volte. Questo è un calibro nuovo, orologio nuovissimo, e abbiamo 279 in piena carica, quindi permane una caratteristica di amplitudine tra virgolette bassa nonostante il calibro sia nuovo, una peculiarità del 32-35. Stabilità ottima, guardate anche il ritardo +1 fisso che andiamo a cercare di solleticare per vedere se riusciamo a muovere qualche valore. Vediamo prima un piccolo innalzamento, vediamo se lo registra il cronocomparatore. Secondo me sarà eccolo qua, abbiamo +4 secondi, 256 gradi. Se abbiamo delle perdite significative, in questo caso siamo passati da 280 circa a 256 gradi, aumentando solo di un secondo al giorno l'anticipo. 244, ecco, guardate un po', questo è curioso. Perdiamo circa 40 gradi di amplitudine solo per aver spostato l'orologio in questo caso. Magari aspettiamo ancora un attimo il prossimo campionamento, ma si è stabilizzato a 2,45. Muoviamo adesso in quest'altra posizione, vediamo cosa capita. Forse una lieve differenza, vabbè, sul ritardo di levata non è nulla, però 0 è ottimo. Qui non possiamo dire nulla ovviamente a questo orologio, se non quella caratteristica dei 240 gradi, ma questa è una peculiarità dei nuovi movimenti Rolex. Bene. Oggi abbiamo osservato da vicino un campione della tecnica e, come abbiamo potuto apprezzare, queste tecnologie vengono recepite anche da altri settori. Qui stiamo parlando di un prodotto fatto per le profondità, per il mare, però con delle tecnologie anche aerospaziali. Furono anche menzionate da Rolex all'epoca della progettazione di questo orologio i suoi materiali, il titanio che permette una certa flessibilità impercettibile di questa campana posteriore, perché con 400 bar non si scherza, ragazzi, cioè, si rischia l'implosione dell'orologio direttamente. 5 mm di spessore per il suo vetro, mentre il Deep Sea Challenge addirittura arrivava
a 12 mm circa. Insomma, sono tutte caratteristiche che fanno di questo orologio un orologio particolare e unico. Unica è anche la vestibilità, perché se voi andate ad indossare un orologio del genere, 215 grammi, per chi è abituato ai 100 grammi classici, il ventaglio va da 100 grammi a 150 grammi per orologi Rolex che vanno dal Submariner al GMT. Ne abbiamo visti anche innumerevoli, anche qualcuno sul nostro canale, ma qui stiamo parlando quasi del doppio. Se un 55-13 pesa 100 grammi, qui abbiamo due 55-13,25, no? Se volessimo così parlare un po' in altri termini. E quindi è un orologio che magari richiede un attimino di entrare in sintonia, ma dopodiché vi assicuro che io l'ho tenuto per 2 o 3 giorni e vi assicuro che a momenti poi quasi non ci facevo neanche caso. Si fa caso ovviamente alla bellezza, perché è un orologio che riflette parecchio, e qui con il sole, avete visto, si va a braccetto, quindi è anche molto bello da vedere, specialmente un quadrante molto particolare che sugli orologi subacquei di Rolex non si trova proprio in maniera comunemente, ecco. Bene, il nostro video è finito, spero sia stato molto interessante. Io ritengo il Sea Dweller un orologio al quale sono particolarmente affezionato, un po' per carattere, un po' perché lo possiedo, e quindi mi piace parecchio. Spero che non sia emersa questa mia sorta di favoritismo verso questo orologio, ma quello che abbiamo visto è una verità, ha parlato da solo il video in pratica. Bene ragazzi, io vi invito ancora a iscrivervi a Watch Fun attivando la campanella delle notifiche, iscrivetevi anche ad Instagram, perché su Instagram ogni tanto pubblico, anzi direi quasi quotidianamente pubblico delle foto molto interessanti, ci sono le anteprime e potrete anche vedere quello che magari non è stato girato al banco sotto un'altra prospettiva, ecco. Quindi Watch Fun 80 è il mio collegamento ad Instagram, c'è anche il gruppo Facebook Watch Fun che potete trovare, e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!